Ciao, in questo video vedremo questo multimetro della K-Witz, non so se si pronunci così, questo è il modello. Siccome avevo dei buoni di questa azienda, ho acquistato questo tester per fare appunto una recensione, perché vedo che su YouTube tanti stranieri utilizzano questo multimetro e la cosa mi ha incuriosito. Lo schermo non è touch, si vede molto bene anche in presenza di forte luce e andiamo subito ad analizzarlo. Questa è la sua scatola, il modello è il KM602, all'interno abbiamo la custodia del tester, il manuale di cui abbiamo anche l'italiano, è il primo manuale di tester cinesi che riporta anche l'italiano e andiamo a vedere, è fatto pure davvero bene, specifiche di sicurezza, i simboli, panoramica del prodotto, la funzionalità dei pulsanti, il display, introduzione operativa, altre informazioni, ma sono scritte davvero bene. Come si fa a fare tutte le misure? Per ogni misura c'è la descrizione dettagliata, CA, CC, resistenza, test di continuità, misura della tensione millivolt, misura della frequenza, misura della capacità, test dei diodi, test della temperatura, misura della temperatura, tensione senza contatto, rilevamento fili di tensione e il cercafase. E queste sono le specifiche tecniche. CAT 3 600 volt, 6000 conteggi, frequenza di campionamento 3 volte al secondo. Specifiche di precisione, addirittura scrivono la precisione valida entro un anno di calibrazione. Qui abbiamo tutte le caratteristiche, manutenzione, vabbè. Comunque complimenti per il manuale. Custodia, bellina, multimetro piccolino. Secondo me questo qui è un multimetro pensato per elettricisti che vanno sul campo, perché non ha il supporto angolare da essere messo in laboratorio, è pensato per essere appoggiato sul piano, per essere tenuto in mano. Sul retro la torcia, sul fondo abbiamo l'inserimento di puntali. Avrei preferito che il puntale nero fosse indicato, però come vedremo dopo esce proprio il disegno qui di dove inserire i puntali, quindi non ci si può sbagliare. Abbiamo sul lato destro l'accensione della torcia, che purtroppo non si può accendere quando è spento. Avrei preferito che con strumento spento avrei potuto almeno accendere la torcia, invece devo per forza accendere lo strumento, che poi lo vedremo. All hold, minimo e massimo delle misure, tasto di accensione, ricarica. Qui ahimè hanno messo un cavetto dedicato, avrei preferito che ci fosse stato l'USB-C. Comunque niente di male, basta tenerlo sempre nella confezione. 5 volt, qui altri due pulsanti cell e function che adesso andiamo a vedere. Accendiamo, bisogna tenere premuto e lui va subito in automatico. È per quello che dicevo che è adatto più per un uso da elettricista. Puntale rosso a destra, puntale nero a sinistra, non possiamo sbagliarci. Ci dice chiaramente che è in automatico. Qui ci dice 14 gradi centigradi perché nel kit, oltre ai puntali, c'è anche la sonda di temperatura che dovrebbe essere una termocoppia tipo K. Proviamo ad inserirla, vediamo se la riconosce in automatico. Suona perché è andato su cicalino, quindi bisogna andare su misura di temperatura. Abbiamo la temperatura in gradi centigradi e la temperatura in gradi Fahrenheit. Provo a scaldare. E pian pianino sale. Per ritornare alla funzione automatica basta tenere premuto il tasto Funk, va in smart. Inseriamo i puntali.
prendo il generatore di test. Questo è il generatore di test di tensione di riferimento. Queste qui sono le tensioni che escono rilevate con un multimetro di precisione. Andiamo a vedere. Adesso è sul 10 volt, quindi 9,999. 10 volt, perfetto. Questo è 2,49, perfetto. Questo è 500, perfetto. Questo qui è 7,49, perfetto. Come precisione non c'è male davvero. Vediamo questa schedina dove abbiamo delle resistenze con il valore e dei condensatori con il valore. La prima è 10 ohm, suona perché vede una continuità, 10,3, questo è 100 ohm, 100, 1000 ohm, 0,999, questa qui è una 9,99, 9,99 e questa qui è una 99,96, 100k. Ci siamo. Vediamo i condensatori, un 100 nano che sarebbe 99,2. Giustamente non lo rileva perché in automatico può fare tensione, resistenza e cicalino. Vediamo subito il cicalino. Non è velocissimo perché siamo in automatico e lui deve prima capire se c'è tensione sui puntali prima di commutare. Per commutare la scala abbiamo il tasto Function, il tasto Select invece qua non fa nulla. Se andiamo su questi gialli adesso vediamo. Il tasto Select serve per cambiare la tipologia di misura. Ad esempio quando siamo sui volt, se io schiaccio Cell passa da AC DC. AC è in True RMS, quindi andiamo sugli ohm. Da notare la barra che a volte è molto comoda. Vado avanti, cicalino, il tasto Cell non fa niente. Vediamo la velocità del cicalino che dovrebbe essere migliore, infatti è migliore rispetto all'automatico. Andiamo avanti, millivolt, il tasto Cell fa AC DC, in AC abbiamo anche la frequenza, Hertz, il tasto Cell non fa nulla, condensatori, diodi, temperatura, corrente. Questa qui è una cosa che vediamo dopo quando vediamo la corrente. NC Live cambia da senza contatto a live, che dopo andiamo a vedere. Se schiaccio ancora ritorna qui in automatico. Adesso per provare i condensatori dobbiamo andare qui, questa temperatura qui ho capito è la temperatura che sta misurando lo strumento. In effetti qui ci saranno 18 gradi e mi misura 17. Andiamo a provare i condensatori. Adesso sta misurando 0 nanofarad, misuriamo il primo che è 100 picofarad, che normalmente i tester fanno fatica a rilevarlo, e questo mi rileva esattamente 100 picofarad, cosa molto buona. 1 nanofarad, ok, 10,4 nanofarad, 10,37, questo qui sono 99,2, questo è 1 microfarad, 0,999, e questo 10 microfarad. Mettiamo il puntale nero sul meno e il puntale rosso sul più, ci vuole un attimo per caricarsi, 10,5 microfarad. Quindi diciamo tutti questi componenti li ha letti senza problemi. Adesso andiamo a vedere le altre misure che ancora non abbiamo visto. Vediamo adesso tensione DC. I due strumenti sono in parallelo, collegato all'alimentatore, 1,51 volt e 1,51 volt, sono spaccati uguali. Alzo la tensione, andiamo a 5 volt circa, 501, 501. Questo qui ha un digit in più. Andiamo a vedere quando diminuisce il digit, dovrebbe essere 6000. Infatti 637, 638, andiamo a 10 volt, 1007, 1006. È molto preciso questo strumento. Andiamo un po' più su,
facciamo 24 volt, 2406, 2407, perfetto. Andiamo un po' più alti, 3299, 33, perfetto. Quindi in continua si comporta egregiamente. Vediamo adesso in alternata, collego il variac, così vediamo la variazione delle tensioni. Tensione alternata, 9 volt in AC, sono praticamente uguali. Alzo il variac, 30 volt, 31 volt, andiamo un po' più su, vediamo se ci dà una segnalazione di tensione alta oltre a una certa tensione. No, 80 volt. Notiamo qua la frequenza, andiamo un po' più su, questo è il massimo del mio variac, 263 volt, sono perfettamente uguali, volt più, volt meno. Andiamo 230, 230, perfetto. Mettiamo sempre la barra su tutte le portate che è molto comoda. Vediamo adesso i millivolt, sono su un alimentatore, 19,3, 19,3, perfetto. Provo a salire, 32, 32,6, perfetto. Andiamo sopra il 100, 124. Adesso siamo circa 390, 400. Come salgo, il flux va fuori scala, devo mettere sui volt, quindi 0,400, andiamo a salire fino, vediamo quando questo va in fondo scala, 600 millivolt. Volevo farti vedere una cosa interessante sulla corrente. Andiamo sugli ampere, quindi col FANC ci dice di mettere i puntali così e si accorge che sono corretti e dice attenzione di non misurare la tensione, massimo carico 10 ampere. Se io tolgo il puntale rosso si accorge e mi va in auto, se lo metto di qui non succede nulla. Se lo riattacco qui dove c'è la corrente, lui se ne accorge e va da solo sulla corrente. Questa è una bella cosa. Andiamo a fare delle prove con la corrente. Proviamo la corrente in continua, sono sui milliampere, 6 milliampere, sono con l'alimentatore, corrente costante, aumento un po' la corrente, andiamo a 100 milliampere, 100,08, 101, comunque ci siamo. Qui è negativa, giriamo dall'altra parte, proviamo a aumentare ancora un po', il flux è andato in fondo scala a 400, quindi devo andare qui sugli ampere. Questo qui commuta in automatico la portata, adesso scendo, 500 milliampere, 560 a 600 commuta sugli ampere, mi dà 0,6 ampere correttamente. 1 ampere, qui ho la lettura in milliampere, 1065 milliampere, 1,65 ampere, sono perfettamente uguali, quindi è strumento molto preciso. Vediamo la tensione senza contatto, prendo un cavo elettrico collegato alla 230, lo avvicino, ho una H con 3 tacche, quindi H o L a seconda dell'intensità, H, se lo allontano L. Mentre invece se premo Select, passo su Live, mi dice di inserire il puntale rosso e lui diventa un cercafase e posso andare a identificare la fase. Questo è il neutro e questa è la fase. Vediamo i diodi, quindi siamo sul simbolino del diodo, puntale nero il catodo, se uniamo fa un bip, andiamo a vedere la giunzione, notiamo subito che fa il bip. Questa è un'ottima cosa, pochi multimetri hanno il bip sul diodo, questa è una cosa molto utile. Questo è un diodo veloce e questo è un diodo 1N4148. Avrei preferito che unendo i puntali il suono fosse continuo,
però mi piace tanto che ci sia il suono sul provadiodi. Misuriamo che tensione esce dal provadiodi, sono 3,4 volt. Andiamo invece sul prova continuità, vedere che tensione esce. Se tengo premuto va sull'automatico, tensione cambia a secondo di cosa sta facendo. Adesso è andato sugli ohm perché sta misurando la resistenza di questo strumento qui, che è 11 mega d'ingresso. Sul prova continuità è 1,7 volt. Quel simbolino qui che vediamo in alto a sinistra significa che ha l'autospegnimento attivo. Dopo 15 minuti si spegne. Per disattivare l'autospegnimento dobbiamo accenderlo tenendo premuto il tasto min max. Proviamo a spegnerlo, tengo premuto il tasto min max e accendo. Emette un beep e non appare più il tasto di autospegnimento. In questo modo qui lui non si spegnerà più automaticamente. Ovviamente alla prossima accensione ritornerà l'autospegnimento automatico. L'accensione fa il test di tutto il display, si accende tutto completamente e va in modalità smart, lo chiamano, che è quella di ricerca automatica, che è poi quella che serve di più a un elettricista. Lo accendiamo e non dobbiamo preoccuparci di come sono i cavi. Possiamo misurare tensioni alternate e continue con scala automatica, resistenze e continuità. La continuità e la resistenza. Ha un guscio gommoso di protezione, vediamo se riesco a toglierlo. Eccolo qui. Per usare la luce basta tenere premuto a lungo, si accende la torcia. Non abbiamo visto l'hold, ma basta premerlo una volta e lui blocca qualsiasi tipo di lettura, come fanno tutti gli strumenti. E quando siamo in manuale abbiamo il min mass delle misure, massimo, minimo, come hanno anche altri strumenti. L'unica cosa che il Fluke fa anche la registrazione, massimo, minimo e medio. Qui abbiamo solo massimo e minimo, molto utile in alcune situazioni. Spengo, adesso tolgo le viti, così vediamo qui il fusibile e come è fatto dentro. Eccolo aperto. Qui c'è lo sportellino per accedere al fusibile senza smontarlo tutto, un varistri di protezione, la resistenza di shunt, un relè, due microcontrollori. Non hanno cancellato le sigle come di solito usano fare. Questo mi sembra un DC-DC converter, realizzazione ben fatta. Vediamo la batteria. Ecco la batteria, 3,7 volt, 1200 mAh, racchiusa in questo custodia. Diciamo che la realizzazione è molto buona, anche la custodia è bella gommosa, quindi resta protetta. Richiudo il tutto e andiamo alle conclusioni finali. Abbiamo visto questo multimetro con torcia che secondo me è molto adatto per un uso in cantiere, da elettricisti o da tecnici che vanno sul posto, perché avendo questo sistema automatico di individuazione non dobbiamo star lì a controllare manopole o dove sono le boccole, in quanto lui ci commuta in automatico le portate. Ha anche il sense su dove è la sonda, abbiamo visto, questo è molto interessante, quindi adatto a chi non sa usare strumenti di misura, in quanto diciamo fa tutto lui si porta in automatico sulla portata, dobbiamo solo infilare i due puntali, anzi ce lo dice lui, qui così, come lo accendiamo ci dice automatico, smart, e dove dobbiamo inserire i puntali, non dobbiamo fare più nulla. Quindi molto adatto a principianti e sul campo. Il laboratorio si può usare, anche perché ha il bip sul provadiodi, quindi è un buon strumento da laboratorio, però non avendo il supporto angolare diventa difficoltoso piazzarlo, perché stando seduti è comodo averlo inclinato. Ottimo strumento, ti lascio il link in descrizione di dove l'ho preso con il bono che avevo rimasto da un altro acquisto. Se riesco farò altri video su questi strumenti, a volte me li faccio prestare, a volte riesco a prenderli con dei buoni. Se ti interessano altre recensioni su strumenti, scrivimelo qui sotto nei commenti. Spero che questo video ti sia stato utile e noi ci sentiamo, vediamo al prossimo video. Ciao!